Adesso voglio dire alcune cose specifiche sulle due costruzioni. Partiamo dalla costruzione personale del modello me ne frego, te ne freghi, se ne frega e così via. Per questa costruzione voglio ricordare alcune utili espressioni che sono piuttosto usate nell'italiano parlato. La prima è l'esclamazione chi se ne frega, ma chi se ne frega. Nell'italiano scritto questa espressione la si può trovare sia scritta tutta assieme che scritta separatamente. È importante notare che la prima parola è chi, non è che. Questo lo dico perché poi, parlando dell'altra costruzione, vedremo che in alcuni casi altre espressioni iniziano con che. Infatti il significato di chi se ne frega è quello che, se sapete l'inglese, si può esprimere in inglese con who cares. Quindi quel chi è who. Chi mai può dare importanza a questa cosa? A chi mai questa cosa potrà interessare? A volte si può incontrare addirittura una forma molto abbreviata di questa espressione che è semplicemente chissene. È un po' una forma di gergo, forse di slang giovanile. Come sempre succede con lo slang giovanile, non so se è lo slang giovanile di adesso o di quando ero giovane io, però può essere che sentiate usare l'espressione chissene e vuol dire chi se ne frega. La seconda espressione è utile se abbiamo un amico o un'amica preoccupata e noi pensiamo che la sua preoccupazione sia eccessiva, sia inutile e vogliamo incoraggiarlo a non dare importanza a una cosa. Il modo più semplice è di dirgli ma fregatene, spesso con questo gesto, ma fregatene. Ad esempio, sono pensieroso perché Roberta mi ha criticato, ma fregatene. Roberta è una che critica sempre tutti. Infine, per quanto riguarda la costruzione personale, un paio di informazioni relative alla prima persona, me ne frego. Da questa espressione me ne frego sono nati i sostantivi menefreghismo e menefreghista. Se diciamo che una persona è menefreghista, è una cosa piuttosto negativa. Vogliamo dire che questa persona non dà importanza ai propri doveri, è egoista, pigro, dei suoi doveri e delle altre persone non gli importa, non gli interessa. Il menefreghismo è il fatto di essere menefreghisti. Ad esempio, se lavorate in un ufficio e magari siete il capo di quell'ufficio e un giorno siete davvero molto arrabbiati perché pensate che in quell'ufficio manchi una buona etica del lavoro, diciamo così, potete dire: ma insomma, in questo ufficio regna il menefreghismo. Oppure, per usare sempre l'espressione regnare, cioè essere re, comandare, possiamo dire: in questo ufficio il menefreghismo regna sovrano. Guardate che ricchezza di espressione. Inoltre una nota culturale e storica su me ne frego. Quasi tutti gli italiani associano questa espressione anche, ma non necessariamente, al fascismo. Infatti me ne frego era uno slogan del regime fascista. Prima del fascismo era stato reso popolare dal famoso poeta italiano Gabriele D'Annunzio. Il poeta D'Annunzio nel 1919-1920 aveva fatto la cosiddetta impresa di Fiume, cioè aveva occupato la città di Fiume, oggi Rijeka in Croazia, nella penisola una volta italiana dell'Istria. D'Annunzio aveva fatto questa impresa a capo di alcuni soldati, alcune parti dell'esercito italiano che erano rimaste insoddisfatte dagli accordi di pace alla fine della Prima Guerra Mondiale. In particolare con quel gruppo
di forze speciali dell'esercito italiane che avevano nome gli Arditi. D'Annunzio e gli Arditi usavano questa espressione "me ne frego" per esprimere una attitudine di guerriero coraggio, di indifferenza alla paura o indifferenza al dolore in caso di ferite di guerra. Questa espressione divenne poi popolare tra le camicie nere, cioè quei gruppi armati che contribuirono alla presa del potere del fascismo in Italia. Me ne frego è anche il titolo di un bel documentario che vi consiglio se vi interessa la storia, la linguistica, la sociologia. È un documentario dedicato appunto alla politica linguistica del regime fascista in Italia. A oggi, e siamo a luglio del 2023, ho trovato un canale che mostra questo documentario gratis. Se vi interessa vi lascio il link in descrizione. Dedichiamo un po' di attenzione alla forma impersonale del tipo non me ne frega, non te ne frega e così via. Innanzitutto questa forma è usata molto più frequentemente con il non, cioè nella forma negativa. L'uso senza il non è piuttosto raro e preparando questo video ho pensato ai casi in cui si usa questa forma senza il non. Principalmente direi che si usa o in un contesto in cui è già stata usata la forma con il non e noi dobbiamo rispondere riferendoci a quell'uso. Ad esempio, se qualcuno ci accusa che non ce ne frega di qualcosa e noi rispondiamo no, invece me ne frega. Quindi qualcuno prima di noi ha detto non te ne frega, noi usiamo la stessa espressione ma in senso positivo. Il secondo uso che mi viene in mente è un uso ironico, per dire il contrario. Ad esempio, ah, quindi Michele pensa che io stia mentendo. Me ne frega molto di quello che dice Michele, nel senso che non me ne frega, non mi importa. Infine, un'altra cosa che aiuta a creare confusione nel povero studente di italiano è che ci sono diversi modi di usare, ad esempio, questa costruzione a seconda delle varie zone d'Italia. Ad esempio, se qualcuno è irritato dal fatto che noi ci interessiamo di qualcosa e pensa che non siano affari nostri, questa persona ci potrebbe chiedere ma che ti frega? E questa è una forma più dell'Italia centrale e meridionale, in particolare a Roma si direbbe ma che te frega, o forse una variante ancora più a sud ripeterebbe il pronome ti, quindi ma che te ne frega a te, mentre invece la forma più naturale al nord Italia è cosa te ne frega, ma che cosa te ne frega e così via. Infine su questa costruzione aggiungo quello che avevo anticipato parlando del pronome ne. Una forma possibile è quella di evitare il ne. Non mi frega di quello che Rita fa. Questa forma sarebbe anche grammaticalmente più corretta perché non utilizza un pronome inutilmente. Però di fatto la forma più comune usata in italiano è quella di usare il ne in pleonastico, ne eccessivo. Quindi diremmo non me ne frega di quello che fa Rita. Bene, abbiamo visto dunque queste due costruzioni, personale e impersonale, me ne frego, non me ne frega. Per concludere bene l'argomento, bisogna dire alcune cose sul verbo fregare, usato da solo, che ha significati diversi. Innanzitutto ha un significato che è anche questo un significato dell'italiano parlato e solo informale, e questo significato informale cambia a seconda che l'oggetto sia una persona o una cosa, cioè fregare qualcuno ha un significato diverso da fregare qualcosa. Fregare qualcuno sostanzialmente vuol dire ingannare qualcuno, truffare qualcuno. Ad esempio, se penso che qualcuno mi abbia imbrogliato, io posso dire mi hanno fregato. E relativamente a questo significato esiste anche il sostantivo fregatura, che vuol dire un inganno, un imbroglio, una truffa. Ecco, l'ho pagato 20 euro e non funziona. Che fregatura! Inoltre, meno usato di fregatura,
esiste anche la parola fregone. Un fregone è una persona che inganna, un imbroglione, un truffatore. Nel caso invece di fregare qualcosa, cioè quando l'oggetto è una cosa e non una persona, fregare significa semplicemente rubare. No, mi hanno fregato il portafoglio. Fino a qui abbiamo visto sempre significati non letterali del verbo fregare. Abbiamo visto significati figurati, metaforici del verbo fregare. Perché il verbo fregare ha in realtà un significato letterale. Questa è la mia mano sinistra, prendo la mano destra e la frego contro l'altra mano. Quindi il verbo fregare, dal latino fricare, che poi ha creato in inglese anche la forma friction, per esempio, indica un movimento di due corpi ripetuto rimanendo a contatto. Tra l'altro fare questo gesto per riscaldarsi quando abbiamo freddo oppure se siamo soddisfatti perché un nostro piano si sta realizzando, si dice fregarsi le mani, mi frego le mani, così. Oppure per aiutarmi con alcuni oggetti, io posso dire, se ho questa padella, la frego con la spugna. Frego la padella con la spugna. In realtà, per descrivere questa azione, non usiamo molto il verbo fregare. Di solito preferiamo usare o il sinonimo strofinare, da cui deriva lo strofinaccio da cucina, oppure straccio, oppure usiamo il verbo fregare mettendo una S all'inizio e quindi diciamo sfregare. Sfrego la padella con la spugna. Sfrego delicatamente, altrimenti rischio di sfregiare la padella. Questa è una padella sfregiata, vuol dire rovinata, ha dei graffi. Quindi sfregiare è un verbo completamente diverso che non va confuso e significa rovinare particolarmente nella superficie, nel suo aspetto esteriore. Lo si dice anche di una persona che ha avuto un incidente o che purtroppo è stata aggredita e ha ancora la cicatrice di quell'episodio. Si può dire che quella persona è rimasta sfregiata. Da questo significato letterale di due corpi che nello spazio fisico rimangono in contatto ed effettuano un certo moto ripetuto, sia il latino fricare che nell'italiano antico fregare avevano un significato relativo alla sfera sessuale. Questo che vi mostro è il dizionario della Enciclopedia Treccani sul sito treccani.it, che consiglio a tutte le persone che amano l'italiano come ottimo vocabolario di italiano. Qui in realtà farei una critica alla Treccani perché nel verbo fregare indica questa accezione, ma si dimentica di notare che si tratta di un significato ormai non più usato. Infatti al giorno d'oggi il verbo fregare non si usa più con quel significato volgare e direi che probabilmente esistono anche italiani che non sanno che quel verbo originariamente aveva quel significato volgare. Per cui torno a ripetere quello che avevo detto all'inizio. Non si tratta di una espressione volgare, perlomeno la percezione dell'italiano contemporaneo è che questa non sia una espressione volgare, ma è semplicemente un'espressione molto informale. Tant'è che esistono versioni della stessa espressione in forma volgare, come queste due. In particolar modo la prima che avete visto è molto volgare e bisogna evitarla se si vuole parlare in modo educato. Ripetiamo quello che abbiamo imparato. Esistono due costruzioni diverse, una personale, come me ne frego,
che usa i pronomi riflessivi e che coniuga in tutte le persone il verbo fregare. L'altra, impersonale, me ne frega, ma più frequentemente non me ne frega, in cui il verbo fregare rimane sempre alla terza persona singolare e cambia il pronome indiretto. Questa differenza personale-impersonale si riflette anche nel significato leggermente diverso delle due espressioni. Per quanto riguarda l'espressione personale, abbiamo parlato delle espressioni chi se ne frega, fregatene e me ne frego. Per la costruzione impersonale abbiamo detto che si usa più frequentemente nella forma negativa non me ne frega e che la domanda che ti importa ha varie varianti regionali come cosa te ne frega, che te ne frega a te e così via. Poi abbiamo visto il verbo fregare da solo, abbiamo imparato che fregare qualcuno significa ingannare qualcuno. Abbiamo detto che esiste la parola fregatura, quindi abbiamo imparato che fregare qualcosa significa rubare qualcosa. E infine abbiamo parlato del significato letterale del verbo fregare. Abbiamo detto che di fatto nell'italiano contemporaneo preferiamo utilizzare strofinare e sfregare. E infine abbiamo detto che anche se è interessante l'origine dell'espressione fregare, non si può considerare questa espressione come volgare, non è una parolaccia, ma semplicemente è una espressione molto informale, da usare solamente in contesti informali. Prova. Allora, buongiorno a tutti, visto che siete della televisione, so che non ve ne frega, ma volevo lamentarmi di questa padella che ho comprato e mi hanno fregato. Appena la sfreghi si sfregia, una vera e propria fregatura.